Torta gelato, cotta al forno e flambata. Una torta golosissima e spettacolare. È la Baked Alaska. Ed iniziamo con la torta chiffon, la base della nostra Alaska. Grattugiamo del cioccolato fondente, 70% mi raccomando non meno, e mettiamo da parte 3 uova, tuorli in una ciotola, bianchi in un'altra. In un'altra ciotola uniamo farina, sale, cacao in polvere ed infine il lievito per dolci. Setacciamo il tutto . 100 ml d'acqua e 60 ml d'olio d'oliva. Sbattiamo i tuorli ed incorporiamo i liquidi ad essi. E non dimentichiamoci di aggiungere la vaniglia, Nicole. Molto bene. E passiamo agli albumi. In planetaria o in un mixer, quello che avete, basta che li montiamo. Qui si parte con una velocità media, appena si vede un po' di schiuma, si aggiunge un po' di cremor tartaro e quindi aumentiamo la velocità. Ed iniziamo ora ad aggiungere i nostri 150 grammi di zucchero semolato. Montiamo fino a quando gli albumi non saranno abbastanza densi, come vedremo. Perfetto, ecco qui, vedete? Questa è la consistenza giusta. Pronti, ed uniamo gli ingredienti secchi a quelli umidi. Mescoliamo. Incorporiamo questi albumi alla torta. Dentro anche il cioccolato fondente preparato precedentemente. Ed in forno statico a 160 gradi per 30-40 minuti. E mentre la torta si raffredda, passiamo al nostro gelato. Innanzitutto selezioniamo una ciotola leggermente più piccola rispetto alla dimensione della torta. La torta, infatti, deve coprire l'intero fondo del nostro gelato, affinché funzioni da isolante termico per quando metteremo la torta in forno. Ricopriamo l'intero fondo con della pellicola trasparente. Mi raccomando, è importante, altrimenti il gelato non lo staccate più da questa ciotola. E vai con il gelato. Per il nostro stampo ce ne vorranno circa 1,5 kg, 2. Qui abbiamo selezionato amarena, pistacchio e nocciola. Riempiamo il primo terzo della ciotola con l'amarena, scaglie di cioccolato, pistacchio, scaglie di cioccolato ed infine la nocciola. Perfetto, ora mettiamo a mo' di cappello la nostra bella torta, avvolgiamo con della pellicola il tutto e via in congelatore per almeno 3 ore, ma anche tutta la notte. E mentre questo si fredda, prepariamo la nostra meringa svizzera. Per fare una meringa svizzera dobbiamo separare 12 uova grandi, ovviamente abbiamo bisogno solo dei bianchi. Mi raccomando però, separiamo sempre le uova fredde per una netta separazione tra albumi e tuorli.
E adesso aggiungiamo 450 g di zucchero simolato finissimo e facciamo riscaldare la ciotola a bagnomaria. Mi raccomando, è fondamentale avere un termometro, perché dobbiamo continuare a mischiare fino a raggiungere i 71 gradi, non uno di più. Ecco qui. Di fatto questo procedimento pastorizza le uova. Ed ora montiamo gli albumi. Usate quello che preferite, noi qui andiamo di planetaria. Si parte a velocità bassa e poi si spinge sull'acceleratore quando non schizza più. E qui giace il segreto di questo fantastico dolce, la meringa svizzera, la meringa in generale. Infatti la Baked Alaska fu realizzata come dimostrazione scientifica e culinaria di una scoperta fatta intorno all'860, quando alcuni scienziati scoprirono che gli albumi montati a neve costituiscono un ottimo isolante termico. Ah, ecco, ci siamo. Questa è la consistenza giusta. Ora lasciamo raffreddare un quarto d'ora e poi assembliamo tutto. Ed ora aggiungiamo il nostro delizioso isolante termico. Pensate, questo è l'unico dessert in classe A++. Ed eccoci qua. Via lo stampo. Partiamo con uno strato di meringa svizzera a mo' di cappotto, così. E quindi utilizziamo un puntale decorativo e ci divertiamo un po'. Anche qui spazio alla creatività. Usate il puntale che preferite, più di uno, colori diversi, insomma create il disegno che vi piace. In questo caso Nicole sta usando un sac à poche con una punta piuttosto larga. E mi raccomando, coprite ogni millimetro di gelato. Ricordiamolo di nuovo, la meringa svizzera è tutto ciò che si frappone tra il gelato e il calore del nostro forno. Ora, questo è il momento in cui la maggior parte degli chef tremano, quindi nervi saldi ed in forno a 240 gradi, almeno 5 minuti o fin tanto che iniziamo a vedere la meringa imbiondirsi. E guardate che bella! Ora possiamo aprirla e servirla subito così. Tuttavia, solo per dimostrare il punto che questa torta può resistere al calore più estremo, prima la torciamo e poi la flambiamo. Finalmente apriamola e vediamo com'è dentro. Ed il gelato è perfettamente integro. La scienza ha funzionato. E non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto, di cliccare sulla campanella e di farci sapere nei commenti come fate la vostra torta gelato al forno.